questo rumore? Vuol dire che i lupini sono pronti per la raccolta. Tutto sommato la stagione è andata bene, era la prima volta che coltivavo lupini che sono caratteristici più delle regioni del sud che della Toscana perché vogliono un clima mite. Comunque nonostante le avversità di quest'annata ho avuto ben 3 fioriture e quindi 3 diverse raccolte. Questi baccelli qua in basso indicano la prima fioritura, qua c'è la seconda e qua su ce n'è stata addirittura una terza che comunque ha fatto qualche seme lo stesso. Vediamo cosa c'è dentro. Oh, accidenti, uno è caduto. Eccoli qua. Allora, sono un po' piccolini a vederli, sono un po' piccolini, però in realtà crescono molto quando si tengono in acqua e poi comunque non mi lamento del raccolto, vanno bene anche se sono piccolini. Questi sono i frutti, credo, di un baccello intermedio. Vediamo invece il baccello più basso, che frutti ha fatto, credo siano un po' più grandi. Vediamo un po', ecco qua, 4 bei lupini che saltano e non voglio farli cadere. Ecco qua, ecco. In questo video parliamo della raccolta e parliamo anche del trattamento che si deve fare ai lupini per poterli mangiare. Per quanto riguarda la semina, vi ricordo che avevo già realizzato un video ad ottobre, quando appunto li ho seminati. La caratteristica di questa pianta è di essere molto indipendente e di riuscire a migliorare addirittura il terreno nel quale cresce, fissando l'azoto. E adesso vi faccio vedere anche le radici del lupino, che sono delle radici fittonanti, arrivano molto in basso e questa caratteristica permette a questa pianta praticamente di affrontare anche periodi di siccità. Quest'anno qua ha piovuto tanto, ma probabilmente non avrei avuto comunque bisogno di annaffiarla perché ce l'avrebbe fatta da sola a trovare l'acqua. Vediamo la radice del lupino com'è, guardate quanto è lunga. Ecco qua, questo è il fittone che arriva fino in basso, ormai la pianta è morta quindi tutte le radichette, i peli radicali non ci sono più, ma si vede appunto che ha una forma fittonante e questo appunto le permette di trovare l'acqua anche quando c'è siccità. Profuma. Si sente il profumo della terra. A casa mi servono i lupini, io essenzialmente li ho seminati per poterli mangiare, però si possono utilizzare anche come fertilizzante per le piante acidofile, sono perfetti, macinati per fertilizzare i limoni. Inoltre sono anche un mangime per gli animali, io però non ho gli animali e quindi non mi servono per questo. Questi sono i baccelli più grandi di tutti. Dentro ci stanno i luponi, non i lupini. I luponi. Beh, questo è bello, eh? Qui c'è il mio raccolto, adesso li tiro fuori tutti quanti dai baccelli e li dividerò in categorie, più grandi e più piccoli, così i migliori, i semi migliori li utilizzerò per l'anno prossimo, per le nuove semine. I lupini prima di essere mangiati devono subire un lungo trattamento, devono stare tante ore in acqua, devono essere cotti, devono perdere tutto il loro sapore amaro. Questo serve non solo per una questione di gusto, perché così amari non ci piacerebbero, ma serve per eliminare gli alcaloidi che ci farebbero male. Per diventare un piatto proteico, ricco e gustoso devono perdere gli alcaloidi. Quando si aprono hanno una specie di molla. Questo immagino che serva per lanciare il più lontano possibile i semi dalla pianta. Visto che aprire un baccello per volta ci vuole un sacco di tempo, io mi sa che provo un'altra tecnica. Provo a romperli tutti insieme. Ha funzionato, eh? Ha decisamente funzionato. E adesso con i lupini si va in cucina.
È il momento di preparare i lupini perché così non si possono proprio mangiare. Per questo procedimento serviranno dai 5 ai 7 giorni. Servono 4 fasi di lavorazione. Prima di tutto vanno reidratati e li terrò per 24 ore in una ciotola. Poi serve una fase di lessatura, poi ancora altri giorni in acqua per togliere completamente l'amaro ed infine ancora in acqua, ma questa volta anche con il sale per dare il sapore. Li metto nella ciotola d'acqua dove staranno per 24 ore. Tra circa 24 ore saranno molto più gialli, saranno molto più grandi di dimensioni e non avranno rughe. A quel punto saranno pronti per la seconda fase, quella della lessatura. È passata una giornata ed ecco come stanno i miei lupini. Si sono reidratati e sono belli gonfi. Adesso li scolo. Adesso li metto a lessare per circa 30 minuti. Li metto in acqua fredda e poi calcolerò il tempo da quando l'acqua comincerà a bollire. Dopo la bollitura assumono questo colore giallo paglierino. E adesso li metto nuovamente in acqua fredda dove li farò restare per 3 o 4 giorni. Dovrò cambiare l'acqua spesso, almeno 2 volte al giorno, ma si può cambiare anche più spesso e tutto questo serve per togliere ancora l'amaro. Ci siamo quasi, manca solo la fase della salatura e sarete voi a decidere quanto saporiti vorrete i vostri lupini. Questa volta all'acqua aggiungerò anche del sale e poi i lupini che cominceranno ad insaporirsi. Buoni, sono salati al punto giusto, pronti per essere mangiati. I lupini sono buoni, ci fanno bene, sono più difficili da preparare che da coltivare, quindi buoni lupini a tutti. Ciao! Sono perfetti, mi sono proprio soddisfatta.